Okay, we're online. Welcome to everyone to Nevicata Lab. We are now here on Expo Gate, which is super close to Nevicata. And to introduce you to everything, Nevicata Lab started as a series of the events and working sessions from April of 2015, when Nevicata was in the construction site and we were following the development of the project and working together with the citizens to involve them in the discussion of the public spaces and things to come. So today we are restarting, let's say, one event. We are relaunching our international network with some new people and some old ones. And here we have the introductory speech by Marco Lampugnani. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo ennesimo lab. Mi scuso per non essere presente, purtroppo altri impegni mi incassano altrove. Trovo comunque divertente che possiamo incontrarci in questo formato che ricorda un po' i ghezzi di fuori orario e di blog. Ringrazio tutti i presenti, dal team di Nevicata, allo staff di Expo Gate, alle rappresentanze dell'amministrazione dei nostri partner che sono qui oggi. Faccio una piccola parentesi in inglese. Hello everybody. I'm very happy to welcome all of the foreign guests that will be speaking with us and will be sharing their amazing expertise in this new chapter of the lab in Expo Gate. I'm very sorry for not being present at the venue, but I'm pretty sure that Julia and all the other people from Nevicata team will grant you the most effective and satisfying presence there. Thank you very much. I'll shift it back to Italian. Bene, ennesimo appuntamento di Nevicata Lab ed è un appuntamento davvero molto importante. Noi siamo molto affezionati, non soltanto perché tra poco verremo ad incrociare delle forme di vita altre da noi, non so se lo sapete, ma nel caso vi lasceremo alla sorpresa, ma anche perché da un punto di vista strategico all'interno della ricerca che Nevicata Lab ha voluto sviluppare durante questi 6 mesi, questo è un momento pivotale. Un momento pivotale perché da un lato ci dà l'opportunità di reincrociare e di fare il punto su tutta una serie di pratiche mappate durante il primo Nevicata Lab dall'aprile 2015 in Expo Gate. Dall'altro lato ci permette di presentare alla città una serie di nuove iniziative. In terza istanza, e questo è l'importante compito che mi compete oggi, è quello di fare il punto anche sull'iniziativa di Nevicata. Scusa. Passerei quindi a svolgere il mio compito. Nevicata 14, come sappiamo, è la configurazione temporanea sperimentale di Prezzo Castello pedonale durante Expo Milano 2010. Quindi in questo caso ci dice due cose. Da un lato tutte le caratteristiche che già conosciamo di Nevicata, ossia che ha desiderato essere non soltanto dare alla città uno spazio pubblico di qualità, utile e di grande decoro, ma anche diventare un esperimento per sviluppare politiche pubbliche ancora più sofisticate all'interno di una città che ne ha fatto il centro della propria pratica amministrativa. Dall'altro lato ci dice che Nevicata invece si avvicina alla sua conclusione perché, come promesso, come dal progetto, come pianificato in precedenza, con la conclusione di Expo inizia a superare il processo di dismissione di Nevicata e ovviamente su quello che sarà il futuro di questa installazione comunale. Finita questa breve introduzione, mi piacerebbe sottolineare alcune cose. La prima è che con oggi, per la prima volta ci piace e siamo orgogliosi di poter dichiarare che Nevicata 14 è stato un esperimento di grande successo. Rispetto ai conflitti che sono emersi un anno e mezzo fa rispetto a quello che doveva essere il destino di Piazza Castello e la coraggiosa decisione che l'amministrazione aveva preso, Nevicata 14 ha dimostrato che è possibile, attraverso un rapporto di dialogo franco, tranquillo e basato sulla qualità delle azioni piuttosto che sulle promesse, è possibile costruire un rapporto
con i cittadini e le comunità che hanno degli interessi su di un determinato luogo, è possibile creare un rapporto difficile di accordo. Quindi in questo senso Nevicata ha trasformato una situazione critica in quello che oggi è invece un luogo abitato, riconosciuto e apprezzato. Dall'altro lato ha permesso di testare tutta una serie di strumenti e di possibilità per la gestione dell'approccio allo spazio pubblico, da quelle dal basso, con tutta una serie di iniziative che sono state organizzate liberamente dai cittadini che hanno scelto di appropriarsi di questo luogo, dall'altro lato poi dall'alto, con l'organizzazione di eventi di sicuro di rilievo e di importanza, che sono stati il grande festival delle arti di strada che abbiamo avuto l'onore di ospitare un paio di settimane fa, o Make Music Milan, o anche essere stati scelti involontariamente come location per la scena in bianco, che ha portato il 2 luglio 8.000 persone qui. Quindi questo certamente è un grande risultato del quale siamo assolutamente orgogliosi. Dall'altro ci interessa raccontare quello che stiamo facendo in questo momento rispetto all'esperienza di Nevicata, cioè che tutto quello che è stato fatto non sarà perso, per due ragioni. La prima è che, così come questo progetto è iniziato come un sistema aperto che ha creato conoscenza, che è stata raccolta e resa disponibile su vari canali online, allo stesso modo l'esperienza di Nevicata 14 realizzata e aiutata dai cittadini diventerà oggetto di ulteriori ricerche. In questo momento siamo al lavoro sulla redazione del report che racconterà quella che è stata l'esperienza di Nevicata, quali sono stati gli strumenti messi in atto, la valutazione della performance dei singoli strumenti e in generale la valutazione della performance della piazza come luogo aperto ai cittadini. In ultimo, sulla scorta di queste considerazioni, consentirà di dare delle indicazioni strategiche che saranno rese disponibili per l'amministrazione, in modo che possano guidare e supportare le decisioni che dovranno prendere sull'area in futuro. Dall'altro lato, Nevicata viene sì rimossa per far tornare questo spazio disponibile alla città e perché si possa iniziare il percorso verso la sua configurazione definitiva, però non viene perduta, ma in realtà Nevicata verrà sfruttata. In questo momento stiamo valutando le location, ce ne sono due papabili, e settimana prossima potremo annunciare e descrivere il processo che porterà in Nevicata almeno per un altro anno in un altro spazio pubblico della città, in un altro comune che ha bisogno di una rigenerazione, dove inizierà nuovamente e continuerà a fare quello che ha fatto su Piazza Castello. Ovviamente forte dell'esperienza accolta qui e quindi migliorare rispetto a quello che si potrà fare altrove. In ultimo, credo che l'esperienza di Nevicata sia stata importante su Piazza Castello, perché ci ha permesso di costruire una mappa di costruttori di interesse, alcuni dei quali siamo qui oggi, altri non ci sono perché sono qui fuori, stanno facendo il loro lavoro, e che sono un patrimonio formidabile per l'amministrazione, per chiunque vorrà occuparsi del destino dell'area del Tramite Castello nel futuro. Il grande contributo che Nevicata dà, oltre ai dati, alle informazioni, ai servizi, alle strutture che sposteremo altrove, è proprio questo, quello di aver costruito una comunità consapevole, che è aggregata ad esempio sui nostri canali social, ma non solo, anche nelle pratiche che vengono portate avanti giorno per giorno all'interno della piazza, che è un patrimonio che assolutamente non può essere perso né disperso e che abbiamo grande fiducia sarà sufficientemente consapevole da continuare a manifestare le proprie istanze all'agenda dell'amministrazione. In ultimo, quello che su Piazza Castello sia importante perché è un grande prototipo per quello che Milano deve compiere. Ogni decisione che verrà presa, sia su Piazza Castello ma anche altrove, può trarre grande beneficio dall'esperienza che abbiamo avuto qui, in termini di costruzione di processi, in termini di condivisione delle decisioni e della conoscenza con tutti gli attori coinvolti, e in termini di pianificazione co-creativa e produttiva, il coinvolgimento di
di tutti i soggetti che questi processi sperimentali, Atelier Castello prima e Nevicata con Prodici dopo, hanno consentito di costruire. Saremo anche felici che per il modo in cui abbiamo lavorato questa cosa possa anche dare dei contributi di metodo che possono venire esportati in altri progetti sia di Milano ma anche di qualunque altro luogo interessato al nostro network. Arrivo qui al perché ritengo sia importante che oggi ci incontriamo per fare il punto, esattamente perché il network di Nevicata si potrà essere non soltanto un network locale o quantomeno metropolitano rispetto a Milano, ma ha saputo aggregare tutta una serie di soggetti che stanno sostanzialmente nei 5 continenti e che hanno molte e diverse competenze che stanno a vario titolo portando avanti esperienze uguali. Allora l'idea che dei gruppi che portano avanti esperienze analoghe si possono incontrare, condividere strumenti, parametri di successo insieme, crescere, mi sembra un altro grande messaggio che si può dare al modo in cui le nostre città vengono amministrate. Con questo credo di aver superato il tempo a mia disposizione, vorrei ringraziare tutti, non vedo l'ora di poter vedere le registrazioni delle vostre presentazioni e continuare molte grazie, come sempre sono disponibile e anche il dibattito che eventualmente potrà emergere per questo mio piccolo contributo sui nostri canali social, sui nostri email, sui nostri contatti privati. Vi ringrazio e a tutti. Okay, so we're back to Expogate, where we can talk. Second. Rashik, are you with us? Yes, I am. Yes, I am. So now it's your turn. Great. This time, Nevicata Lab, we want to present also the new opportunities, new collaborations that we've got. And so one of them is the Future Capetown, about which Rashik as a founder gonna tell more about all the project. And now we also have by my side Carolina, which came from the Turin to integrate, and she's present here in person. Okay, so the word to you. Great. Thank you very much, Julia. And thank you for giving me the chance to take part in the lab today. I think I have about 20 minutes, correct? Hello? 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 Yes, now it's all back to normal. Okay, thanks. Wait a second, that we put and we don't have this. Okay, however, we're in streaming, so we can. It's working on my side. We're having just some technical problems with the screen here, but at the same time we're in streaming, so you can. Okay, I'll wait for you. Ok. Ragazzi, potete chiamare Massimiliano che era qua?
qui o di là? Poi qualcosa piano piano sta uscendo. Quello è il computer. Quello è il tuo computer. Non so. Qual è questo? Deve essere... È il No, computer questo di no. Capetown, quello dentro. Non è HDMI HDMI, sì, quello. o 1 o 2. No. Okay. Well, we have some problems with the streaming, but I'd say we can also use the second one is gonna see Rashid from here. If you put it there. Yeah, because it's like that. Yeah, excuse me, because we actually did the Thing and I test don't know. yesterday. We did all the trials before and still something's not working. So you can continue with your presentation and we can see it on the other screen. There's no problem. Sure. Okay, you can hear me fine? Yeah. Okay, perfect. Thanks again for allowing me to present our work. I'll just put my clock on so that I don't run over time. Yeah, as Yulia mentioned, I'm from Future Capetown. We're an independent profit organization in Cape Town and in Lagos. And we try to promote democracy and awareness around the urban development, the urban design and the planning of the city. I just have to give a very short context before we start to talk about public space and or about placemaking in general. Cape Town in South Africa is a very, not unique, but has a very challenging and difficult history. For decades, if not 300 years, we had oppression of non-white people. We had the movement of non-white people controlled in any part of the city based on the time of day. Our city was divided and segregated, so people could not choose where they wished to live. The apartheid government spent most of their money on white people and oppressed people socially, culturally, economically. So I think we've only just been 20 years into democracy. So people's access to public space, to public life, to move around the city, improvements to transport, these are only in the last 22 years. People's perceptions of who they are and where they are in the public realm of the city is very new, very evolving, and still developing. So we don't have hundreds of years of people enjoying squares and piazzas and outdoor spaces. And if they did, they were only with people of the same race and the same neighborhood, and they weren't free to move across the city in general. So I just needed to put that disclaimer that the environment we're working in is from a very difficult history. And today I just wanted to speak about two of our projects very quickly. The first one is a community park in the neighborhood in which we live. The second one is a square in front of a library, also in the neighborhood in which we live. And just some more context, we are working with a property developer, which is very surprising. The property developer is very innovative. They build apartment blocks, so they're densifying our neighborhood. They're a luxury, I suppose, upper income apartment developer, and they wished not to spend money on marketing, but they wished to invest in the public spaces, not just around where they're building, but in the neighborhood in general. And we actually, most of our team live in this neighborhood, which is called Sea Point and Green Point, and the neighborhoods along the coast are together called the Atlantic Seaboard. So if I refer to the Atlantic Seaboard, it's Sea Point, Green Point, and a number of areas together.
I'm just going to share my screen with you so you can start to see a bit more of what I'm speaking about. Okay. Yeah, you just. But I think the internet is coming back. So it's okay. So I'm not sure if you can see my screen now. Pete? Can you see my screen? Yes. Yes. Oh, perfect. So I'm just going to zoom in on this part of the screen. So this entire area on my screen is called the Atlantic Seaboard, and it's the neighborhood in which we live and work, of course, across the city, but our public space work is in this area for now. The neighborhood has been rapidly growing, so there's been a 25% population increase in just 10 years. The population is becoming younger in our neighborhood and becoming more racially diverse and integrated. Black Africans have increased from 12% in 2001 to 20% in 2011. And we've also seen a growing Asian population and a sizable older population as well. The unemployment rate is about 5% in this neighborhood, and most 20% of the homes have an income of under 3,200 rand. So that's under I suppose about 250 euros a month. That's 1/5 of the households. So that's just a bit of context about how our neighborhood is changing. It currently has about 30,000 people living in this Atlantic Seaboard ward. So the first, with both projects, we wanted to start off not so much with exactly what we're going to do, but rather instead ask questions. I'm just trying to find the right. And the first project I'll go through is called Thornhill Park. And the question with this project was, how could this abandoned and very uncared for community park work for the surrounding community? So how could people benefit from an improved park? And then secondly, how could the park benefit from the community? So we didn't just want the park to be revamped or transformed and become excellent for those around it. And the neighborhood is still quite a high income neighborhood in the context of the city. So people do have the resources to care for the park. And so one of the first things we did was we looked at what is a community park? And a community park can't serve an entire metropolitan region. And secondly, the park is very close by to a very large park, which is where our stadium is, just down the road from this park. So the park needed to serve a very different function. And we mapped those who were in a 400-meter walk or a 5-minute walk of the park, and considered those as people who could embrace the park more, even when it was transformed. So within that 5-minute walking distance, there's a school, there's some apartment blocks, there's some homes, there's some number of offices and hotels and guest houses. And our ultimate goal was to not just ensure that the park was improved, but it was to engage with the community around it and to get them to realize that the government can only do so much to keep the parks maintained, and that ultimately the success of the park depended on how people could embrace it, and at least after the first year begin to manage it. So our team looked at the park through a number of periods during the day, and what they did was observing the park. In addition to a public open day, they observed the park at different times and tried to gather information about both from people and from observations about what was happening and perhaps why people were not embracing the park as much. One thing that I was very passionate about was to understand if there was a private developer, and this is a very unique situation, if there's a private developer wanting to invest in
a public park. This park is still owned by government and the people. How could we measure? How could we measure what the quality of the park was today, and how could we measure once they've made a small investment, where that investment went and how the qualities of the park improved. So we worked on something which you can now, I hope you can see. It's called a radar diagram, and we were very interested in what would make a successful community park. And so we included about 20 criteria, both society, economy, environment, and access. And we tried to, as best as possible, measure where the park was currently using data, using interviews, using our own opinions, discussions with the local government, discussions with the developer, so that when an investment or transformation was made, we could start to see where exactly those improvements would be made. And this tool was adapted from the sustainable building tool, which looked at sustainable buildings. And we wanted to get some numbers involved in the park. So you'll see some of the factors are activation, user comfort, scale, connectivity, traffic, waste, energy. And the developer and the government couldn't alone ensure that all of these would be invested in. But it was very important to know which were the most important areas. And then secondly, when we engaged with the public, you'll note that what we noted was some members of the public were very passionate about some aspects. So some members were very passionate about the traffic or the parking. But when we had this radar diagram, we were able to show them that there were a number of criteria that one had to look at to find the perfect or most successful community park, and that they were responsible for those criteria as well, not just the ones that they felt affected them the most. So it was actually a good public negotiation tool to start to educate and inform people that there are a number of aspects which are important, and also to acknowledge the ones that we couldn't impact. So we couldn't necessarily impact the ground level uses of the building. It's not a retail area, it's not a mixed use commercial, retail, residential area, which in an ideal world it would be. It is a residential neighborhood. We couldn't impact traffic maybe in the very short term. We couldn't perhaps impact the site size. We couldn't. The site currently has a very deep slope halfway down, and only with major investment could we resolve that. So we acknowledge what we could change and what we could not change. And then we developed something called an opportunity framework, which is just to develop a wish list, which was connected to the radar diagram, and to see, speaking again to a number of people and doing our own research, what were the interventions which could provide the highest impact in the areas that needed it the most, and then given the cost that needed to be invested. So everything from drinking fountains to playgrounds. We really searched far and wide for the kinds of things that would have the most impact on the radar diagram. And currently, for example, the park has no events happening there. So that particular aspect scored very highly in terms of access and society and economy. And as you know, community activation can be very affordable as well. At the very beginning, I mentioned that we wanted to look at not just the park working for people, but people working for the park. So we formed a Friends of the Park, where we now have a partnership and someone heading the Friends of the Park. So after 12 months, the developer will no longer pay for the maintenance of the park, and it is hoped that the Friends of the Park will start to raise funds to hire the gardener and to keep the park in good shape. And we see this project as a project where we have a number of people actually in partnership. I'll just show you some images of the park. I should have started off with that. Here are just some images of the park before the revamp. That's one image. I'll show you another one. That's just Carolina and Brett on the first day of observing the park. They're here. And this is during construction, when we wanted to communicate. Once we've decided on the improvements of the park,
to let people know over the months which months there'll be construction taking place and what they can expect to take place at different times. So this park at the moment is being transformed, and the Friends of the Park has been formed at the moment. So again, the most important thing for us, yes, the grass will be improved, there'll be new play equipment. The fence you see around the site will be reduced in height to about half the height. The difficult slope on the site, which takes place in the middle, it's a very steep road. So the park drops down to the right. That'll become a sloped staircase. And those are all very important again, but the process for us was the most important to look at what other parks across the city, how they could be embraced by the local residents and the community, and in particular those neighborhoods with fewer resources and low income. I'm just going to hop over to a second project. I think I have a few more minutes to do that. The second project is, again, we started off with a very difficult question. Let me just go to that's a picture of the site. You can still see my screen, correct? Just checking. Yeah. Perfect. This is the site. Let me just go into full screen. We're looking at the question with this site was not to how to revamp the square. This is the square over here, the paved area with the grass, and the government decided to fence it off from the public and add some gates. On the left, you'll see the library and the community hall, and across the road, you'll see the school, sorry, which uses the park. The question with this was, how could we rethink of the square or the forecourt so that it could actually improve the ecosystem relationship between the school, the library, and the community halls, and in fact, the entire neighborhood. As I mentioned, the square has been fenced off, so it only operates between 10 a.m. and about 4 p.m. The school over here relies heavily on the square. The children are in and out of the library. When the school closes, the children used to wait inside the square, but due to the fence, they now wait outside the square at the bus stop over there, waiting for their transport. So the square and the library perform such an important civic function as, in some ways, an aftercare to the children of the school. And so we had so many questions about, the square needing an intervention, which really could improve the use of the square. Because currently the fence on the site only allows entry for less than a third of the day. So for 100% of the day, the streets and the pavements are being used, but the actual square itself is only used for about 30% of the entire day. And even though the community halls are very well used and the library is very well used as well. This is just an aerial view to give you a better view of the site. As I mentioned, the school is across the road. It's unfortunately out of picture, but there's a library, a minor hall, and then a larger hall or community center. And the square is sort of in the middle at a very busy intersection where there's lots of traffic throughout the day. And again, our question was how could we sort of mesh and link all these together? This is just an example of how the square is used currently with the fence. There's very little opportunity for children to play. There's little opportunity for the library to have events outside. It doesn't form a gateway to the community. So in our studies, we were looking at a number of aspects. This is quickly just a use diagram. This is how people are using the square. We've included a number of people, including the homeless people, and try to communicate to different authorities and agencies that there are elderly people using the square, there are pedestrians using the square, some bicycle traffic. You'll see that the red part starts at about 1 p.m. That's the school children who wait for their transport after school. So, as I mentioned, the square and library form an aftercare function. And then the homeless persons start using it from very late in the evening. And this is one of the reasons the government put up the
the fence, or they claimed they put up the fence, was to keep the homeless out due to insurance. The insurance companies were unwilling to pay for any damages to the hall if there were no fences. So at the moment, we've launched a design competition. We invited 9 architectural and urban design firms to think of an intervention to improve the square. And in the submission, we've asked them not just to submit a concept, but they need to submit a public engagement concept. And that was largely inspired by Nevicata, where we felt that the kinds of teams, one of the 9 teams we'd want to work with, needs to show us how they could use our platforms. We have about 80,000 social media followers. With Future Cape Town, we have about 10,000 readers a month of our website. And the property developer who's investing also has a reach and a marketing ability. We wanted them to think about not just the design concept of an intervention, but how they could engage the public as part of this process. This again is just a radar diagram. Like with the park, it just communicates the current status of what's happening there. And this is just showing how the scores are calculated and the data that we're using. We hosted a one-day lab with some of our young urbanist members, taking them on a site visit and having them go through a process of both designing and conceptually improving the square. And this is just a very interesting picture of how the community halls are used at night. And I'm not sure you can see, but there are people lined up against the fence around the site, going into one of the community halls. So where there was opportunity for people to be in the square and to wait for their events, they're now just sort of lined right around the block in the evenings to get to events, because the square is closed in the evening and is fenced off. As I mentioned, at the moment, we are in the design competition, and that we expect the concepts to come through in 10 days or so. That's when the deadline is from the 9 teams. We've also, again, with this site, this is a government, a publicly owned square or site, and we have had discussions with the government, and we're again trying to work on the same page. So the government wants to put some public art on the site, and we've asked them to join our jury to make the decision of the best team, so that we could all work according to similar timelines. The private developer will again invest a certain amount into the site, into the square. And of course, I can't show any concepts until we have the design entries. And then we're looking at the other private sector partners who also want to improve the square. In most cases, the parks department of the government, they have resources to add lighting and to improve the landscaping. So again, we're using bits of investment and resources from a number of government departments and non-government departments. And then ultimately, what is very important, again, will be to form a friends of the library, so that whatever intervention happens in this space, ultimately, again, we get to a place where it's the actual users and the community that own the space, and work with a number of non-government and government departments to improve the square. And the question with this square is ongoing. Initially, we thought of it just as as something that could be a gateway to, so some sort of architectural gateway to our neighborhood, at a very prominent location. But over time, the questions have really changed as we started to interview the school children, the headmaster, the local shops, and started to speak to the government departments who weren't speaking to each other. So on the jury, we'll have urban design, sports and recreation, libraries, and arts and culture, and none of them have been speaking to each other about this site, but each have their different plans for this particular square. And what we're hoping is that one of the 9 teams will be a good team to work with, not just to propose a design intervention, but to attract further investment and to perhaps improve the relations and the system of relationships, because we have a library that's working very hard. Librarians are looking after children and educating them in some ways. We have a headmaster who's very enthusiastic, has an existing relationship with the library. And so the willing people that are doing the good work, more than they really should be doing, are already there. And so in this way, it's less about design and more about what an intervention can do
to make these relationships work better, and perhaps even through this design competition, get the government departments together in the same room for the first time. Yeah, that's briefly 2 projects we're working on. We're also working on bicycle parking in along the coast, along a 5-kilometer boulevard. Looking at how people can park the bicycle. We're looking at a parklet, which is takes over 2 car parking bays on a high street. Our research extends to the number of other projects we're working on at the moment, but for the sake of time and today, these are the 2 projects that I wanted to share. Okay, thanks a lot. I don't know if Carolina wants to integrate something maybe about your experience of working in Cape Town. I think that there should be the really clear explanation of what was all the long work with the placemaking labs. I was really involved with the Thornhill Park and also the Sea Point Library research. And I think it's a very interesting tool of how you can involve the community into a process of creating something that is going to make these places more livable, more usable, economically speaking or socially speaking, and it's going to turn these places in an integration point for them as well. So it's very interesting that also we thought so many things that maybe how it's going to react the community, and the community normally is not that aggressive, or maybe the community is willing to embrace those ideas. So it was quite interesting to see that. Okay. Does anyone have some questions? Any questions from public? Guys? No? Guys? Domande? Qualcosa? No? Okay, well, it was very interesting. It's really interesting, I think, how your general environment in which you work and surroundings, they are completely different from what we encounter here in Milan, working in the central square with very homogeneous public, let's say, and with the situation where communities disperse and that we are not, let's say, there's no single community around the square to involve. And so all the time that we're working here, it's about just picking some individuals and involving them, and generally working with the more homogeneous of the whole city. And it's very interesting to see the work that you do in a different and super heterogeneous environment of Cape Town, which is moving and changing very fast. We talked about that with Carolina before, and she was telling about how interesting is the general background there, that things are moving and involving many different people. So thanks a lot for giving us this different perspective, and we'll stay in touch for the further projects. Thanks a lot for your contribution. And now we probably move to the collection. So you can follow us on streaming, and see you soon. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Thank you very much. Ciao, thank you. Okay, so now we move to the collection, which is also, it's an interesting parallel because they are the blog and the, let's say, group of the people working as a, how can we call you, architects consultant? The beginning ones, but still very interesting, and they're going to present their work of the recent. Yeah, you can show it here. Lo apro così al massimo.
la telecamera? Sì. La facciamo qui? No, No, è qua, eccolo qui. qua. Ma non voglio che mi si veda solo a me. Aspetta che vediamo. Schermo. No, sì, Esatto, ma ci sono facciamo. io. Ah, scusa. Allora, Sì, perfetto. You speak Italian? You understand? Okay. No, I don't understand. Ok, vado. sì, Ok. Allora, ciao. Allora, noi siamo due delle tre Collaction, siamo Sofia e Anna, poi c'è Stefania che adesso non è qua con noi. E abbiamo sviluppato questa ricerca a partire dal 2012 come una tesi triennale al Politecnico di Milano, una ricerca che si basa sui temi della rigenerazione urbana attraverso iniziative bottom-up e dal basso, e nasce come appunto una tesi, cioè Collaction, una piattaforma, un blog che raccoglie progetti di architettura partecipata in cui il coinvolgimento collettivo e la creatività spontanea dimostrano di avere il potenziale di modificare le dinamiche sociali e l'ambiente urbano. Il blog è attivo appunto dal 2012 ed è in continua crescita come piattaforma aperta di usi e di ispirazione per nuove pratiche collettive. L'obiettivo della ricerca era quello di collezionare e catalogare e trovare dei parametri per ogni progetto per poter delineare un quadro generale di quello che sono queste pratiche oggi. E quindi lo strumento per fare ciò che abbiamo scelto è il blog, perché permette attraverso i metadati, le tag, di appunto catalogare tutti i progetti e quindi poi di sfogliarli in modo trasversale a seconda delle proprie ricerche. I progetti che abbiamo raccolto arrivano da tutto il mondo, coinvolgono i cittadini attraverso azioni spontanee, sovversive, informali, autonome, sperimentali, e vedono in gioco diversi attori, tra cui non so, attivisti, artisti, associazioni di quartiere, cittadini, con o senza presenza di architetti e istituzioni. Possiamo muoverci all'interno del blog per vedere un po' come l'abbiamo sviluppato. Vediamo qua sulla sinistra le categorie principali che raccolgono i progetti e quindi quelle relative all'ambito di cui parlano, come agricoltura urbana, divertimento, la sensibilizzazione, e invece quelle relative alla modalità di azione. E quindi per esempio guerriglia, che sono le attività più sovversiva, o appunto riuso, le azioni urbane. Entrando all'interno di una di queste categorie, per esempio Fill a Void, che sono tutti i progetti che trattano la riattivazione di vuoti urbani, ritroviamo tutti i progetti che abbiamo raccolto che rientrano all'interno di questa categoria. Quindi, per esempio, possiamo entrare all'interno di un progetto per vedere come sono stati, diciamo, composti e strutturati all'interno della ricerca. Per ogni progetto abbiamo una mappa che lo contestualizza, una carta d'identità, una descrizione in cui sono presenti la data di quando è stato appunto presentato il progetto, gli attori che hanno preso gioco, il posto, il luogo. Poi gli strumenti che sono stati utilizzati all'interno del progetto, e questi 13 indicatori, noi li abbiamo chiamati così, che sono delle valutazioni qualitative e quantitative del progetto che permettono poi di appunto sfogliarli tutti a seconda degli interessi. E in fondo una gallery e riferimenti. Però per capire meglio come ci si può muovere, come abbiamo strutturato tutto, vediamo che per esempio all'interno degli strumenti possiamo cliccare sullo strumento pittura e ritrovarci quindi in una pagina al cui interno sono raccolti tutti i progetti che sono stati realizzati grazie a questo strumento, appunto. Quindi rientrando in un altro
progetto ritroviamo appunto la pittura sempre insieme ad altri strumenti. E un altro modo appunto per sfogliare i progetti è secondo questi indicatori, per cui per esempio se ci interessano i progetti temporanei, quindi con time life bassa, non vi ho fatto vedere, non vi ho spiegato gli indicatori. Allora, c'è la durata del progetto, quindi ci sono progetti temporanei invece più a lunga durata, la sostenibilità, l'impatto sulla comunità, non so, appunto la presenza dell'architetto, la presenza delle istituzioni. E poi abbiamo anche utilizzato alcuni indicatori un po' meno istituzionali, un po' più liberi, come quanta felicità è stata prodotta da questo progetto. Anche ci siamo permessi di giudicare, tra virgolette, l'estetica infatti del progetto. Per cui se ci interessa un progetto, di consultare altri progetti temporanei, ci ritroviamo in un'altra pagina in cui ritroviamo appunto progetti temporanei, quindi si può andare avanti così a sfogliare a seconda dei propri interessi. Poi abbiamo raccolto in una pagina tutti gli strumenti più utilizzati, per cui si può anche in questo caso sfogliare attraverso lo strumento per cui ci interessa i semi, non so, i semi, le lampadine, la macchina fotografica. Cliccando su ogni simbolino si arriva ai progetti realizzati così. Infine una mappa che li contestualizza tutti quanti, per cui si può fare ricerca anche attraverso luogo geografico. Questi sono quelli che abbiamo mappato finora. E infine abbiamo fatto un uploading form, un modulo attraverso il quale diciamo, chiunque può mandarci il proprio progetto e noi provvederemo a caricarlo sul sito andando avanti ad amplificare la piattaforma, questa piattaforma. Questo è quello che è il punto di partenza da cui siamo nate per tutto ciò. Esatto. Poi Aspetta che c'è il video. c'è la telecamera. È al massimo, basta. Allora, la nostra ricerca è poi continuata grazie all'incontro con Nevicata 14. Aspetta. Bellissimo. Oh, che bello. Cioè, quando perché È un condivido lo tool. schermo, condivido lo schermo. Perché ricorda che era cosa non vedo, No, Sì, era Chrome. Chrome. Eccoci. Allora, la nostra ricerca è poi appunto continuata grazie all'incontro con Nevicata 14 e appunto con questa collaborazione abbiamo un po' contribuito e collaborato a quello che è stato il palinsesto di Nevicata 14 Lab, ovvero un mese di incontri e discussioni sempre sopra il tema dello spazio pubblico. All'interno di questo palinsesto siamo riuscite a far sì che la nostra rete virtuale creata attraverso il blog, quindi tutte le conoscenze che avevamo mappato e ritrovato, potesse diventare in un certo senso reale, proprio perché abbiamo avuto l'opportunità di incontrarli qui sempre all'interno dello spazio di ExpoGate e quindi rendere questo confronto vivo e appunto reale. Un altro punto fondamentale all'interno di questo momento di Nevicata 14 Lab è stato una call aperta appunto da noi Collaction rivolta a degli studenti che sono stati invitati a portare qui a presentare i propri progetti sempre riguardo queste tematiche. Proprio perché come 3 studentesse ci presentavamo appunto al mondo architettonico dello spazio pubblico, ci sembrava fondamentale l'apporto anche di una presenza giovane e fresca all'interno di questi temi. Quindi qui possiamo vedere appunto all'interno della gallery come si sono svolti poi i vari incontri e ogni incontro è stato poi diciamo riassunto e in un certo senso messo anche questo a sistema all'interno del blog e possiamo andare ad esempio ad aprirne uno e possiamo vedere come l'organizzazione poi è stata simile rispetto a tutti gli altri progetti che erano già stati mappati all'interno del blog. Quindi appunto un ID card
una contestualizzazione e poi anche il link per eventualmente riseguire in streaming quello che è stato l'incontro. Un'evoluzione però della nostra ricerca in maniera reale e concreta è avvenuta verso giugno-luglio, quando appunto grazie all'incontro con Cascina Martesana, che era un luogo abbandonato fino a 2 anni fa, che poi grazie a 3 ragazzi è tornato aperto e vivo al quartiere, appunto insieme a loro abbiamo pensato di realizzare, e adesso è venuta finalmente la realizzazione, di una struttura temporanea in legno che andasse ad ospitare tutte quelle che erano le attività che questa associazione richiedeva, attività sia di carattere culturale che ricreativo di ogni genere. Questa struttura è stata realizzata grazie ad un workshop di autocostruzione in cui abbiamo invitato studenti, chiunque volesse partecipare, e in parte anche in maniera economica grazie a un crowdfunding che abbiamo lanciato verso il mese sempre di aprile, aprile-giugno. Qui appunto possiamo vedere immagini del workshop di autocostruzione, dove possiamo vedere un po' le caratteristiche di questa struttura. Ad esempio, oltre ad essere una semplice scatola, possiamo dire parte del prospetto si apre facendola diventare un vero e proprio spazio scenico dove di sera possono essere ospitati i vari spettacoli. Qui diciamo momenti di pausa dove varie persone che hanno contribuito alla costruzione potevano appunto mangiare insieme e niente, vari momenti della costruzione, e poi appunto nelle foto finali si può vedere come realmente quello che noi avevamo ipotizzato come spazio multiuso sta avvenendo, quindi spazio yoga, concerti, mostre e altro. E questo è il nostro progetto fino ad ora. Ok, grazie. I piani per il futuro? Piani per il futuro, adesso ci stiamo concentrando sulla tesi in modo da poter finire il momento didattico. Dobbiamo laureare, uscire dal Esatto. Politecnico. Ma come va la scatola di legno? La scatola di legno va bene, È usata molto? è utilizzata, sì, ogni sera avviene un concerto sopra il palco e di giorno sono state allestite delle mostre all'interno, oppure ci sono dei corsi di yoga. Appunto. E l'inverno? E l'inverno il fatto che la cascina chiuderà, quindi di sicuro starà in quella posizione essendo struttura temporanea altri 3 anni. E poi hanno già pensato di poterla smontare e essere rimontata nel giardino, quello che è dietro. Quindi è una possibile nuova configurazione. Ok. Altre domande? Qualcuno? Dai. No, quello che penso io è che oltre alla microscala, questo tipo di progetti, però non è una domanda, io oggi non ho... È una riflessione. considerazione. Questi microprogetti siano molto utili per riattivare anche degli spazi più grandi, no? Basta vedere agli scali ferroviari, no? Che ad esempio c'è un dibattito accademico di 40 anni, 50 anni su cosa fare degli scali ferroviari. Quest'anno, grazie soprattutto ad Expo, che ha portato un sacco di interessi privati, si è visto come in Porta Romana hanno fatto 2 container, un tendone, in Farini hanno tagliato l'erba e basta, e sono diventati fruibili, no? Quindi la domanda è: possono essere messe a sistema con invece delle politiche urbane più ampie e più complesse? È una domanda. Sì. Ma quando non arriva uno con tantissimi soldi, per coincidere con è l'anticamera del sfruttare il
Sì, diciamo che magari cioè, le istituzioni così, il comune ha sempre in mente di, cioè, non ha molta fiducia in questi tipi di progetti così piccoli, diciamo, come dice a piccola scala, quindi magari il fatto di, non so, che si aspettano di fare progetti più sempre in pompa magna, che poi alla fine non si fa niente, però questi tipi di progetti hanno poco valore ancora rispetto all'opinione pubblica, no? Che poi siano utili a riattivare, non so, uno scalo ferroviario con la scatola di legno, come andrebbe a finire. No, ma la scatola può essere un pezzo, capito? Però Sì, sì. tu metti e intanto quello che è attorno lo rendi fruibile, no? Sì. Se no devi aspettare 9.000 anni quando hai un parco che già è fatto. Certo. Domanda 2. L'altro giorno, non mi ricordo chi ha coniato questo termine, ha parlato di p-washing, e di come questi possono anche essere strumenti per, cioè non sono solo dei progetti, diciamo, di volontariato dal basso, ma possono essere anche utilizzati per per rivalutare economicamente un posto. Però no, questo non è assolutamente. Beh, di sicuro ci Siamo ancora in vivo? Proseguendo con questionamento.
Sedetevi qui. Dai, Una tavola rotonda. bravi, date consigli a come riuscire a sopravvivere. Allora, non riservato. Ok, allora vado breve, visto che ho le connessioni e ci sono un po' di tempo. Allora, sono io qui di Non Riservato, insieme a questi altri due. Tutti ciechi, ok. Però si stanno camuffando da pubblico, ma in realtà fanno parte anche di Non Riservato. Allora, Non Riservato è una rete nata da 16 organizzazioni che operavano negli spazi, che operano negli spazi della città, organizzazioni tutte nate dal basso, tendenzialmente con una vocazione di trasformazione del contesto urbano. Quindi all'interno c'è di ogni, c'è da chi si occupa di arte pubblica, street art, design e via dicendo, gardening, qualunque tipo di forma, sport urbani, giochi urbani, diciamo formule diverse sostanzialmente è una rete, però non è una rete diciamo semplicemente di scambio, ma è una rete a vocazione produttiva, perché è una rete che ha come obiettivo quello di produrre progetti culturali da immettere all'interno del territorio, all'interno dello spazio pubblico. Siamo partiti con 16 organizzazioni, a breve diventeremo 20, ma l'idea è di continuare a crescere nel breve periodo fino ad arrivare almeno a una trentina di organizzazioni che più o meno rappresentano abbastanza quello che è lo scenario che c'è su Milano. In realtà più o meno ne abbiamo mappato una cinquantina, però c'è anche una mortalità anche molto forte, quindi spesso comunque dei rallentamenti spesso all'interno del percorso di vita di queste organizzazioni. Che altro dirvi? Non lo so. Vabbè, sostanzialmente il Riservato agisce su tre linee strategiche. Una è quella della formazione, perché anche l'obiettivo è quello di far crescere i suoi associati in un'ottica di imprese culturali, per cui dare gli strumenti per poter crescere in quella direzione. L'altra è quella della produzione di progetti, per cui sviluppiamo al nostro interno una serie di bandi interni e poi tra poco partiamo anche con dei bandi esterni per finanziare dei progetti costruiti in partnership per le organizzazioni tenendo riservato. E un'altra azione strategica è quella dei servizi, per cui servizi di comunicazione, strumentazione tecnica, eventuali possibilità di utilizzare l'ufficio comune e via dicendo. Questo in sintesi. Non so se... Ma in realtà hanno riservato come network, l'obiettivo riservato è quello di essere sostanzialmente rete e promuovere i progetti che vengono fatti all'interno della sua rete. Al momento siamo partiti a dicembre, per cui siamo a dicembre, a gennaio in realtà, e quindi in realtà al momento non abbiamo ancora dei progetti già sviluppati sul territorio, ma sono i progetti delle diverse associazioni, organizzazioni delle associazioni che sono all'interno. Non so, volete aggiungere qualche cosa? Vabbè, loro in questo senso sono coinvolti anche su un progetto che tra gli spazi che abbiamo questo spazio nel quartiere Galleratese, dove abbiamo uno spazio che ci è stato dato che è una ex officina di 65 metri quadri, 170 metri quadri, che a breve diventerà un'officina di quartiere che stiamo sviluppando con un'altra organizzazione che è presente sul territorio lì, che è un'altra rete di organizzazioni che è il quartiere aperto. L'apertura? Beh, adesso abbiamo preso le chiavi, penso e non è stata una cosa facile, ci sono voluti tipo 9 mesi, quindi non è una cosa evidente. Penso un paio di mesi dovrebbe essere operativa. Vuoi dire altro? Dici qualcosa, dai. Sempre riguardo a queste politiche, no, dal basso, cioè anche no, che secondo me Non Riservato è un ottimo strumento per mediare e per fare da intermediatore e facilitare le relazioni tra istituzioni e poi l'associazionismo, no? Sembra una cosa un po' difficile, però di questo stiamo parlando, no? E appunto, secondo me la cosa fondamentale è anche, o almeno quello che è stato per noi, è la parte di formazione,
perché a parte che adesso per esempio a novembre partiranno proprio dei veri e propri corsi specifici sul fundraising, sull'organizzazione di eventi anche più complessi, e quindi per gli appartenenti al network è una cosa del tutto gratuita, e di solito queste cose sono le cose che si specula di più, no? Un corso di 2 o 3 giorni che arriva a costare anche 100 euro. Invece noi chiediamo anche all'esterno, costa solo 150 euro l'uno, quindi sono anche economici. Però per me sono gratis, quindi no, però c'è anche la possibilità di confrontarsi dicendo, quindi il fatto del network sembra una parola molte volte vuota, in realtà ha un effettivo valore di accrescimento, cioè un effettivo fattore di accrescimento per le associazioni dell'interno, appunto perché ce ne sono molto vari. Ad esempio ci siamo noi che siamo architetti con miliardi di idee in testa che poi non riescono a fare niente, ci sono i podisti da Marte, che è un'associazione un'associazione sportiva che sembra che fa un lavoro banale all'inizio per noi creativi, diciamo, e che però ad esempio ha delle capacità di fundraising e anche di comunicazione all'esterno dei propri progetti che sono incredibili. E poi sì, appunto, la mediazione, il fatto di comunque fare delle cose nello spazio pubblico significa per il 99% dei casi farle a titolo volontario. Quindi anche il fatto di avere la possibilità di avere un budget per la produzione di un evento è fondamentale. Perché finora il 90% delle cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte con i nostri soldi per cura volontaria. No? Quindi già cominciare a fare molte cose e questo poi ti permette anche di crescere e di fare delle cose più complesse, perché anche, cioè, parlando di noi, diciamo, se si vuole superare un minimo di livello critico di professionalità, c'è bisogno di fare del budget anche per i progetti. Altro è che comunque c'è comunque un ambiente anche, cioè la convivialità comunque l'ambiente interno. Allora ieri il comitato territorio. Così concludiamo? Sì, No. Allora, abbiamo già sentito il nome riservato della parte di Cola. Sì, vado bene. Non vorrei che ripetete le cose che abbiamo E invece il bando, non ci state partecipando? Allora sì, tra i 40% selezionati su che fare e quindi siamo alla ricerca di voti per arrivare ai primi 10. Stiamo iniziando adesso, diciamo, una campagna di comunicazione un minimo aggressiva per riuscire nell'ultimo mese a riscuotere i voti, perché siamo stati con un largo anticipo e niente, questo. Quindi speriamo di arrivare ai primi 10 e eventualmente anche di riuscire a vincere quel bando. In realtà noi abbiamo anche un sistema un po' più complesso di cerca di il nostro business plan, per parlare di cose brutte, e si basa sul fatto di fare una serie di attività, incominciare a fare una serie di attività, sconfrarci, fare una serie di attività, portare queste attività fuori e trovare committenti per queste attività. Noi sviluppiamo attività su più livelli, quindi attività formative come quelle che stiamo facendo, che sono per gli interni, che
possono essere anche resistere. Quindi che si sulla questione di formazione come imprese culturali. Abbiamo attività invece che sono più laboratoriali, che vanno, che ne so, dal laboratorio di libro d'artista a interventi creativi di diverso tipo che possono essere venduti a progetti culturali che hanno bisogno di determinati contenuti o a progetti comunitari che hanno bisogno di contenuti creativi e culturali. E in più facciamo anche proprio progetti, diciamo, per clienti, per clienti, quindi anche per commerciali, vendiamo progetti in più abbiamo un lato di fundraising e ricerca sponsor, per cui lavoriamo anche sulla ricerca sponsor privati. Quindi in realtà abbiamo un business model un po' su parecchi livelli differenti rispetto a questa cosa. Qui speriamo di essere proprio lì, potendo vincere il a che fare, non è l'unica delle soluzioni per cui ci stiamo aggrappando, e anche perché diciamo, stiamo proprio cercando di sviluppare tutto il discorso in maniera tale da farlo crescere come una macchina che poi cammini con le sue gambe e che quindi si avvalga in parte di contributi che possono arrivare da enti pubblici o che altro, fondazioni o quant'altro, ma in parte, in grossa parte, che lavori attraverso una diversificazione di prodotti che è in grado di mettersi sul mercato. Ho detto anche la roba di io. Brave, votate tutti allora. Esatto. Chiediamo tutti che stanno seguendo ostelli di votare immediatamente. Progetto 24. Ma non dire molto su Lorenzo? No, non posso dire niente. Va bene. Noi proseguiamo adesso con pausa e Ho la fase di con gli altri speaker dopo.